Quanto sei disposto a sacrificare per diventare il migliore al mondo? Se pensi che Kobe Bryant fosse solo talento, non hai capito niente di basket. Perché Kobe non giocava a basket, viveva per il basket. Ogni tiro, ogni allenamento, ogni sconfitta, tutto era un'ossessione. Non voleva essere bravo, voleva diventare impossibile da eguagliare. Oggi ti porto dentro la mente di uno degli sportivi più ossessivi di sempre. Kobe nasce nel 1978 a Filadelfia, ma non cresce con gli altri ragazzini americani. Suo padre Joe gioca a basket in Europa, addirittura in Italia e in Emilia Romagna. Perciò Kobe cresce lì, impara l'italiano prima dello slang NBA e gioca sui campetti italiani, imparando i fondamentali del basket. Palleggio, passaggio, tiro, arresto e tiro, terzo tempo, difesa. L'Italia gli dà una formazione tecnica incentrata principalmente su queste tecniche fondamentali, di modo di fare di lui un giocatore non spettacolare quanto i giovani ragazzi americani, ma più preciso e pronto per giocare a basket ad alti livelli. Lì nei campetti italiani è di un'altra categoria rispetto agli altri. Un po' lo aiuta anche la genetica, un po' lo aiuta il fatto di essere con una carica diversa dagli altri ragazzini. Addirittura in una partitella di allenamento nella sua scuola elementare impara dov'è l'errore che compiono tutti i ragazzini di basket e di mini basket alle prime armi, ovvero che sanno tutti palleggiare solamente con una mano, con la loro mano dominante. Questo Kobe lo sa e lo capisce e infatti porta gli attaccanti a giocare sempre con la loro mano debole, dove lui sa che li può attaccare e recuperare i palloni. Facendo così riesce a segnare più di 100 punti in una partita di allenamento delle elementari. Il fatto di surclassare i compagni e di avere anche un'origine americana, parlare anche l'inglese, non un italiano perfetto, lo porta ad allontanarsi dai suoi amici del tempo. Avrà come unico alleato il pallone, che ormai lo tratta come se fosse una parte del suo corpo. A 13 anni Kobe dice una frase che sembra una battuta, ma non lo è. È una promessa. Diventerò il miglior giocatore di basket del mondo. Non uno dei migliori, il migliore. Quando torna negli Stati Uniti è tutto diverso, è più freddo, più cinico, più tecnico. Gli altri ragazzi giocano mentre Kobe studia il gioco. Guarda le partite, si rivede i replay, cerca di replicare i movimenti che farà in partita anche nell'allenamento. Qui capisce una cosa fondamentale: il talento ti porta fino a un certo punto. Dopodiché subentra il vero lavoro. Kobe entra in NBA direttamente dal liceo a 18 anni. 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant. Viene scelto dagli Charlotte Hornets che però lo cedono ai Lakers. Già qualcuno che non iniziava a credere in lui. Il suo debutto ai playoff di quell'anno è un incubo. Sbaglierà 4 tiri di fila, non colpendo neanche il canestro. 4 airball. 5 seconds left. 4. Bryant drives. Pull up. Makes back away. Cross court left. Open. Kobe Bryant for three. Short again. Airball. Airball. The young rookie. 3 times. He shot airball. Si sarebbero nascosti dopo una prestazione del genere e dopo la pressione dei giornalisti. Ma Kobe no. Quella notte lui non si giustifica, non si dispera, anzi si sveglia ancora prima del solito per andarsi ad allenare. È sempre il primo in palestra ad arrivare e sempre l'ultimo ad andarsene. I suoi ritmi di allenamento sono ritmi come se fossero da partita. Non è un allenamento blando, un fare jogging per cercare di rimettersi in moto. Sono movimenti ripetuti esattamente come poi li fare in partita. Shaq dirà di lui che a volte si allenava addirittura senza il pallone, provando a palleggiare, a tirare, a smarcarsi come se avesse la palla ma senza la palla. Dice che questo lo aiutava molto a capire i movimenti. Addirittura Kobe era destro, ma cercò di imparare a scrivere con la mano sinistra, non perché avesse bisogno in qualche modo di fare la sua firma con l'altra mano, ma perché doveva allenare il suo cervello in modo da essere ambidestro e poter agire in modo inconscio sia con una mano che con l'altra quando si trovava in una situazione di gioco. Diceva che se riesci a pensare anche quando sei a disagio, riesci a giocare molto meglio quando sei sotto pressione. Kobe si allena tutti i giorni, più di una volta al giorno alle 4 di mattina. Ha detto in un'intervista dopo la fine della sua carriera che lui riusciva a mettere tanto lavoro più di tutti i suoi competitor semplicemente svegliandosi prima e aggiungendo sessioni di allenamento. Intendo dire che se lui si svegliava alle 4 riusciva ad allenarsi dalle 5 alle 7 di mattina, tornare, riposarsi e allenarsi dalle 18 alle 20,
tutti i giorni. Magari gli altri giocatori invece riuscivano a mettere solo 2 sessioni di allenamento al giorno, e questo, moltiplicato per 20 anni di carriera, gli portava un vantaggio di allenamento su tutti gli altri. Non riusciva a dormire, addirittura quando ricevette delle accuse di tradimento e molestia sessuale verso sua moglie, e c'era il giudice che lo aspettava a New York tutti i giorni per il processo, lui comunque viaggiava con la squadra, andava a allenarsi, andava alle partite senza minimamente sentire la pressione e segnava 40 punti in testa a tutti gli avversari. Nella sua squadra però non vinse subito, ci furono degli attriti iniziali con Shaquille O'Neal, uno dei giocatori più forti e dominanti dell'epoca e di tutti i tempi del basket. Giocavano insieme, ma due alfa del genere difficilmente riuscivano a trovarsi. Invece loro, dopo diversi scontri, riuscirono a trovare una sorta di equilibrio, accomunati da un'idea che condividevano: l'obiettivo di riuscire a mettersi al dito un anello. I Lakers vincono 3 titoli consecutivi. The Lakers have 2. Bryant. To Shaq. Are the 2000 NBA champions. And just like that, Kobe and Shaq were champions. La differenza fra di loro è totale. Shaq si affida al talento e alla sua genetica, mentre Kobe si affida al lavoro. Questo fu uno dei motivi per il quale loro litigarono tantissimo e per il quale Kobe litigherà anche negli anni successivi con Dwight Howard, un altro centro che giocava con lui, chiamandolo addirittura soft, deboluccio. Questo perché Kobe criticava il fatto che Shaq doveva dare l'esempio e allenarsi quanto lui a tutta la squadra. Shaq ride perché pensa che Kobe prende tutto troppo sul serio. Infatti, dopo questi 3 titoli consecutivi, l'anno successivo torneranno alle finals ma perderanno, e Kobe capisce una cosa fondamentale: che per lui vincere non basta se non si vince a modo suo, se non cerca di elevare tutti i suoi compagni e farli allenare tanto duramente quanto si allena lui. Il rapporto fra Shaq e Kobe si rompe dopo la sconfitta in queste finali. Shaq decide di essere mandato via e cambia squadra. Kobe cade nell'oscurità. I Lakers iniziano a perdere e sembrano non volersi riprendere. Kobe fa sempre più di testa sua, gioca da solo, non segue gli schemi. Arriva a fare streak di partite con più di 50 punti e più di 30 tiri a partita. Questo però non lo aiuta a vincere le partite. Litigherà spesso addirittura con il suo allenatore, il coach Phil Jackson, che era stato l'allenatore con il quale lui aveva vinto i 3 titoli, nonché l'allenatore che aveva allenato negli anni 80 e 90 Michael Jordan, vincendo 6 titoli con lui. I due non andavano sempre d'accordo perché Kobe non condivideva appieno l'idea di gioco di Phil Jackson, ma lo rispettava perché aveva allenato il più grande di sempre, Michael Jordan, che per Kobe era come un fratello. Diceva infatti che da lui aveva ripreso un sacco delle sue movenze, dei suoi allenamenti e movimenti di tiro. Anche Phil Jackson dirà che Kobe è stato il giocatore che si è avvicinato di più a Michael Jordan. Il 24 dopo il 23. Kobe è ossessivo, studia le partite di Michael Jordan, si riguarda i replay e dirà di lui che al telefono gli chiedeva i consigli. Studia i movimenti dei piedi, studia come ruota le spalle, il ritmo che tiene in partita, copia tutto ma lo rende suo. Kobe, da studioso del gioco, arriva addirittura a leggere e a imparare a memoria il regolamento degli arbitri per capire in quali situazioni possono fischiare dei falli e come poterlo sfruttare a suo vantaggio. Kobe era famoso per essere molto duro e se vedeva un compagno distratto in allenamento lo attaccava verbalmente, insultandolo e mettendolo sotto pressione. Molti lo odiavano per questo, ma chi restava vedeva i reali benefici del suo lavoro e migliorava. Kobe non cercava amici, cercava guerrieri. Tanti suoi compagni sono stati ispirati dal suo carisma, uno tra questi è anche Julius Randle, che raccontava di come grazie a lui adesso ha imparato ad allenarsi nel giusto modo. La sua ossessione è stata tramandata addirittura a livello globale in altre culture e in altre squadre. Tutti all'interno dell'NBA e fuori conoscevano Kobe e la sua mentalità di allenamento lo rispettavano per questo. Era diventato già un'icona del mondo del basket. Quando arriva nel 2008 per le Olimpiadi a Pechino, tutta la folla cinese lo acclama ancora più della squadra stessa della Cina. Un idolo di ossessione pura, di talento e di allenamento. Il 22 gennaio 2006 Kobe segna 81 punti contro Toronto, la seconda miglior prestazione di sempre realizzativamente dopo Will Chamberlain. Ma dopo la partita lui non festeggia, non ride, non scherza, non è un traguardo. Dirà in un'intervista: avrei potuto farne molti di più.
E io penso che questa frase spieghi tutto di lui e del suo carattere. Quanto costa davvero essere implacabili? La sua ossessione diventa una sorta di filosofia, la Mamba Mentality. È semplice e spietata. Un'ossessione per i dettagli, il migliorarsi continuamente, nessuna scusa e nessuna distrazione. Kobe dice: il dolore è temporaneo, ma la gloria è per sempre. Ma questo si ottiene solamente pagando un arduo prezzo. L'essere isolato, non piacere a tutti, litigare, il sentirsi solo. Questa ossessione non solo lo ha portato a livello di squadra individuale, ma anche nella nazionale americana, nelle competizioni olimpiche e mondiali. Sono famosi 2 aneddoti. Nella finale del 2008 delle Olimpiadi di Pechino, dove l'America sfida l'Argentina. L'America doveva riprendersi dal fatto che era arrivata solamente terza alle Olimpiadi del 2004 ed era stato un affronto per loro, che non c'era nella scorsa spedizione olimpica. In quella del 2008 arriva e cerca di cambiare subito il regime della squadra e li coinvolge tutti quanti a dare il meglio di loro ed allenarsi come se stessero giocando la loro vita. Quando scoprono che in finale avranno l'Argentina di Manu Ginóbili e Scola, Kobe ha già un piano. Lui vuole marcare il giocatore più forte della squadra avversaria, ovvero Ginóbili. Ma come? Kobe è un giocatore offensivamente così forte, sprecato a fare il ruolo del difensore? La verità è che la tattica di Kobe Bryant funziona perché marca talmente tanto bene da tirare fuori dalla partita Ginóbili, che non riesce a fare letteralmente niente. L'America poi vincerà l'oro olimpico e si riscatterà dal disastro del 2004. Un altro aneddoto olimpico su Kobe Bryant è sicuramente la partita contro la Spagna. Questo perché contro c'era Pau Gasol, compagno di squadra di Kobe e quasi un fratello. Kobe voleva assolutamente vincere questa partita e vincere l'oro olimpico, e quindi doveva settare il tono per tutti e dimostrare ai suoi compagni di squadra americani che poteva anche esserci in campo suo fratello, poteva esserci anche in campo un suo compagno di squadra ai Lakers, ma questo non contava perché lui doveva vincere la partita. E in una delle prime azioni della partita Kobe spintona Pau Gasol su uno sfondamento. Un colpo davvero durissimo che fa capire a tutte le persone in campo che Kobe è pronto per la guerra. Un altro aneddoto fondamentale di come Kobe Bryant abbia adattato se stesso per raggiungere l'obiettivo della vittoria è quando si ruppe 2 dita della mano destra. Nonostante questo lui imparò e si allenò a tirare con la mano sinistra, la sua mano non dominante, addirittura giocandosi delle finali NBA con le dita fasciate e giocando solamente a tirare con la mano sinistra. Negli anni appunto il suo fisico iniziò a calare un po'. Nel 2013 si ruppe il tendine d'Achille, un dolore insopportabile. Kobe cade e il silenzio sull'arena è totale, ma nonostante questo lo vediamo rialzarsi, camminare fino alla linea del tiro libero nonostante facesse fatica a reggersi in piedi, segnare 2 su 2 tiri liberi per poi abbandonare il campo. Vanessa Bryant ci racconta di come lui non si tirava indietro neanche quando gli faceva male una spalla oppure non riusciva bene a correre. Questo perché per lui era più importante rendere onore al gioco del basket e ai tifosi che avevano pagato, magari risparmiando per mesi, il costo di un biglietto per vedere la partita e per vedere giocare lui. Quindi nonostante gli facesse male tutto, lui doveva scendere comunque in campo a giocare. La fine della sua carriera secondo me riassume totalmente la sua filosofia e la sua idea di basket, perché sfidato da Shaquille O'Neal, che ormai era diventato un telecronista e giornalista televisivo, a fare 40 punti alla partita di addio, nonostante lui avesse anche 40 anni, quindi essendo già arrivato molto in là per un giocatore NBA, decise di scendere in campo con un'altra mentalità. Come si saluta qualcosa che ti ha definito per tutta la vita? Mettendo a segno una prestazione mostruosa, la più grande prestazione realizzativa in una partita di addio al basket. 60 punti e tutti a casa. Mamba out. In his last game, Kobe Bryant broke 60. A 60-point game for Kobe Bryant. What a performance! What an exit for number 24! Dopo la fine della carriera si crea una nuova vita scrivendo un cortometraggio sul basket chiamato Dear Basketball, che vince addirittura l'Oscar, un vincente sia nel campo che fuori. Non era solamente un giocatore di basket, ma appunto un'icona di mentalità ossessiva e dedita all'allenamento per trovare il successo. Un personaggio che arde così tanto di passione e di energia non può che finire la sua vita bruciandosi, letteralmente purtroppo.
Infatti Kobe Bryant nel 2020 viene ritrovato morto dopo un incidente in elicottero, insieme a sua figlia. Ma non per questo lui non lascerà un segno eterno nei cuori di chi l'ha visto giocare, da chi l'ha ammirato e da chi è cresciuto guardandolo e facendo il tifo per lui. Se ti è piaciuto questo video su Kobe Bryant, mettimi un mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Se vuoi consigliarmi qualcuno di cui parlare nei prossimi video, lasciami un commento qui. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!